Il pizzo sta tornando non solo nelle nostre case, ma anche nell'abbigliamento. E allora guarda qui. Un fiore leggero ed elegante da usare come una mattonella per creare tantissimi progetti diversi. E la cosa più bella? Puoi unirli tra loro mentre li lavori, senza cuciture. Ciao, sono Francesca e questo è Uncinettando Crochet in Love ed oggi ti mostro come realizzare questo fiore che ha uno schema semplice, veloce. Io l'ho fatto in 2 colori, ma si può fare anche in tinta unita ovviamente, e come unire i fiori tra loro per creare davvero tanti progetti diversi, come per esempio un bel runner, un centro tavola, una stola o qualcosa di ancora più speciale. Inoltre nel tutorial ti do una dritta, un tip su come lavorare con il filo quando lavoriamo mattonelle monocolore o con al massimo 2 colori, come in questo caso. Fammi sapere se il progetto ti piace e come utilizzerai tu queste mattonelle scrivendolo in un bel messaggio qui sotto al video o regalandomi il tuo like. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per quanto riguarda il filato, ovviamente possiamo utilizzare qualunque filato ci piaccia di più, ma siccome ogni volta mi chiedete che filato uso nel tutorial, ricordate che ve lo scrivo sempre anche nella descrizione. Comunque questi fiori li ho fatti con il Basic Cotton di un filo di passione e con un uncinetto da 3 mm. E se vi serve questo filato, nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online di Un Filo di Passione. Iniziamo facendo un nodino iniziale, lavoriamo 8 catenelle, e le chiudiamo in cerchio con un punto bassissimo nella prima catenella. E in questo cerchietto lavoriamo tutto il primo giro. Nel primo giro lavoriamo 18 mezzi punti alti. Sostituiamo il primo con un punto basso e una catenella e ne lavoriamo altri 17. 2, 3, 4, 17, 18. E chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo mezzo punto alto, che è quello che abbiamo sostituito con un punto basso e una catenella. Ed ora vediamo la ripetizione che ripetiamo per lavorare un petalo. Nel prossimo punto lavoriamo un punto basso. Poi lavoriamo 15 catenelle. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e contiamo 8 catenelle dall'uncinetto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nell'ottava catenella dall'uncinetto lavoriamo un punto alto doppio 2 volte filo sull'uncinetto e lavoriamo nel filo dietro, questo che vediamo dietro, e lavoriamo un punto alto doppio. Se non riuscite a lavorare nel filo dietro delle catenelle, lavorate pure nel filo davanti come preferite. Poi lavoriamo 2 catenelle, saltiamo 2 catenelle di base e nella terza lavoriamo un punto alto. Lavoriamo 2 catenelle, saltiamo 2 catenelle e nella terza lavoriamo un mezzo punto alto. 2 catenelle, un punto basso nel prossimo punto alla base. Giriamo il lavoro, lavoriamo 2 catenelle e
un mezzo punto alto non nel primo archetto ma nel secondo, 2 catenelle, un punto alto nel prossimo archetto, 2 catenelle, un punto alto triplo 3 volte filo sull'uncinetto nel prossimo archetto, giriamo il lavoro, lavoriamo 5 catenelle, un punto alto doppio nel primo archetto, 2 catenelle, un punto alto nel prossimo archetto, 2 catenelle, un mezzo punto alto nel prossimo archetto, 2 catenelle, un punto basso nel prossimo punto. E questo è un petalo. Per ogni petalo usiamo 3 punti alla base, quindi avendo 18 punti nel giro 1 possiamo lavorare 6 petali. Quindi adesso per lavorare il prossimo petalo iniziamo come prima con un punto basso nel prossimo punto, 15 catenelle, contiamo 8 catenelle dall'uncinetto, 1 2 3 4 5 6 7 8 e nell'ottava catenella dall'uncinetto lavoriamo un punto alto doppio, due catenelle, saltiamo 2 catenelle e nella terza lavoriamo un punto alto, 2 catenelle, saltiamo 2 catenelle e nella terza lavoriamo un mezzo punto alto, 1 2 nella terza, 2 catenelle e un punto basso nel prossimo punto, giriamo il lavoro, lavoriamo 2 catenelle, saltiamo il primo archetto e nel successivo lavoriamo un mezzo punto alto, 2 catenelle, un punto alto nel prossimo archetto, 2 catenelle, un punto alto triplo nel successivo archetto, giriamo il lavoro, lavoriamo 5 catenelle, un punto alto doppio nel prossimo archetto, 2 catenelle, un punto alto nel prossimo archetto, 2 catenelle, un mezzo punto alto nel prossimo archetto, 2 catenelle, un punto basso nel prossimo punto alla base. E ripetendo questa ripetizione lavoriamo i 6 petali del fiore. Concludiamo anche l'ultimo petalo e chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso. Facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Con un ago nascondiamo il filo attraverso i punti sul rovescio del lavoro. E tagliamo. Prepariamo un nodino iniziale con il filo del secondo colore e iniziamo da uno dei petali, uno qualsiasi dei petali. Saltiamo il primo e il secondo archetto e nel terzo archetto lavoriamo un punto basso e 2 mezzi punti alti.
lavoriamo 7 mezzi punti alti nel prossimo archetto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e un punto basso. E passiamo al prossimo archetto. Qui lavoriamo un punto basso, 2 mezzi punti alti, un pippiolino di 3 catenelle, cioè 3 catenelle, e un punto bassissimo nel mezzo punto alto, entrando in questo modo, 2 mezzi punti alti e un punto basso. Nel prossimo archetto lavoriamo un punto basso e 7 mezzi punti alti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nel prossimo archetto 2 mezzi punti alti e un punto basso. Ed ora iniziamo un punto basso nel prossimo archetto, portiamo fuori il filo, ci fermiamo qui e passiamo al prossimo petalo, e nel prossimo petalo saltiamo il primo archetto e nel secondo archetto iniziamo un altro punto basso, quindi entro nell'archetto e porto fuori il filo e chiudiamo tutto insieme in questo modo e ricominciamo. Nel prossimo archetto lavoriamo un punto basso e 2 mezzi punti alti, ed ora passiamo al prossimo archetto. Nel prossimo archetto dobbiamo lavorare 7 mezzi punti alti, ma prima di lavorarli colleghiamo i 2 petali. Qui siamo messi così, abbiamo fatto 2 punti chiusi assieme per passare da questo petalo a questo, poi abbiamo lavorato nel terzo archetto 1, 2, 3, un punto basso e 2 mezzi punti alti, e lo stesso abbiamo fatto di qua, un punto basso e 2 mezzi punti alti. Entriamo qui, cioè in corrispondenza del punto, prendiamo il punto e portiamo fuori l'asola che c'è sull'uncinetto, e in questo modo agganciamo i 2 petali senza fare nessun punto, portiamo solo fuori l'asola, entriamo nel punto da questa parte e portiamo fuori l'asola con cui stiamo lavorando e proseguiamo normalmente lavorando i 7 mezzi punti alti nel prossimo archetto. 1, 7, e andiamo avanti così. Un punto basso nel prossimo archetto, un punto basso, 2 mezzi punti alti, un pippiolino di 3 catenelle, due mezzi punti alti, un punto basso, poi nel prossimo archetto un punto basso e 7 mezzi punti alti, e nel prossimo archetto 2 mezzi punti alti e un punto basso. Poi lavoriamo i 2 punti bassi chiusi assieme per collegare questo petalo e il successivo, e li lavoriamo nel secondo archetto dal centro, 1, 2, qui, e lo stesso dall'altra parte, quindi entro qui, porto fuori il filo
entro nel secondo archetto del prossimo petalo, porto fuori il filo e chiudo tutto insieme e ricomincio. Un punto basso, 2 mezzi punti alti, e prima di cominciare a lavorare nel prossimo archetto uniamo i 2 petali entrando nel punto corrispondente di qua, nel punto corrispondente a questo punto alto doppio rosa. Portiamo fuori l'asola e proseguiamo la ripetizione lavorando i 7 mezzi punti alti e andiamo avanti così. Quindi in questo giro di petali iniziamo a lavorare dal terzo archetto lavorando un punto basso e 2 mezzi punti alti, poi lavoriamo 7 mezzi punti alti, un punto basso, 2 mezzi punti alti, un pippiolino di 3 catenelle, 2 mezzi punti alti, un punto basso, 7 mezzi punti alti, 2 mezzi punti alti, un punto basso. Poi lavoriamo i 2 punti bassi chiusi assieme nei secondi archetti dal centro per collegare i petali. Nel successivo archetto ricominciamo la ripetizione lavorando un punto basso, 2 mezzi punti alti e poi colleghiamo il petalo precedente e andiamo avanti così lavorando tutti i petali per completare il giro. Prima di completare il contorno dell'ultimo petalo dobbiamo agganciare l'ultimo petalo al primo. Quindi dopo aver lavorato i 7 mezzi punti alti mettiamo il filo così che vada verso il centro, ingrandiamo un po' l'asola sull'uncinetto ed entriamo sempre nello stesso punto in corrispondenza di questo punto rosa. Da sopra entriamo nel punto e portiamo fuori l'asola dell'uncinetto. Tiriamo il filo per riportare l'asola a misura e completiamo la ripetizione lavorando 2 mezzi punti alti e un punto basso nel prossimo archetto. E poi lavoriamo i 2 punti bassi chiusi assieme in questo e questo archetto normalmente. E chiudiamo insieme e tagliamo il filo un po' lungo. Lo infiliamo in un ago senza punta e facciamo la chiusura invisibile entrando in tutto il primo mezzo punto alto. Saltiamo il primo punto del giro che è un punto basso ed entriamo nel mezzo punto alto. E poi al centro del punto che abbiamo appena lavorato. Dietro annodiamo e nascondiamo i fili attraverso i punti. E il fiore è già pronto. Ed ora non ci resta che vedere come unire i fiori tra loro, come se fossero delle mattonelle esagonali. Come per le mattonelle lavoriamo solo il primo fiore per intero, come abbiamo visto. Dal secondo in poi, mentre lavoriamo il contorno, uniamo le mattonelle tra loro. Questo tipo di fiore ha 6 petali, quindi la mattonella è una mattonella esagonale. Le possiamo unire tra loro per formare una striscia, quindi per esempio un runner meraviglioso con una fascia lunga e degli esagoni un po' più corti ai lati, per esempio, oppure possiamo unirle in questo modo per creare un cerchio, oppure ancora possiamo unirne tante tra loro
per formare per esempio una coperta, un copriletto, un copritavolo, insomma, come usiamo qualunque mattonella possiamo utilizzare anche questi fiori. Forse vi starete chiedendo perché ci sono tutti questi marker, quindi vi do un trucco, o comunque il modo che ho io di fare quando lavoro con mattonelle o simil mattonelle come in questo caso. Finché non sono sicura che il lavoro mi piace, che i colori vanno bene, che l'uncinetto è quello giusto, che il lavoro sta finendo come voglio io, non taglio mai i fili alla fine di una mattonella. Metto un marker, tengo il filo un po' più lungo in modo che se poi il lavoro va bene taglio a metà e ho filo per nascondere sia di qua che di qua le codine di filo, ma finché non sono sicura metto marker e tengo il filo intero. In questo modo, se dovessimo disfare per qualunque motivo, torniamo ad avere un gomitolo intero, che è molto meglio che avere tutti i pezzettini di filo. Quindi, quando vogliamo unire tra loro due di questi fiori, lavoriamo tutta la parte che qui è in color corda e mentre lavoriamo l'ultimo giro, colleghiamo tra loro i petali. La prima connessione la facciamo in un pippiolino. Nell'archetto centrale lavoriamo un punto basso, 2 mezzi punti alti e poi dobbiamo lavorare il pippiolino di 3 catenelle. Lavoriamo una catenella, prendiamo il fiore che vogliamo agganciare nel petalo che vogliamo agganciare, tenendo tutti e due i fiori sul dritto, col dritto verso l'alto, appaiamo i rovesci e lavoriamo quella che sarebbe la seconda catenella nel pippiolino che vogliamo agganciare, lavorando un punto basso. E questa è per noi la seconda catenella di questo pippiolino. Lavoriamo la terza catenella e il punto bassissimo. Proseguiamo normalmente lavorando 2 mezzi punti alti e un punto basso e poi lavoriamo nel prossimo archetto un punto basso e qui dobbiamo lavorare 7 mezzi punti alti. Intanto ne lavoriamo 3, 1, 2, 3, ingrandiamo l'aso sull'uncinetto, contiamo qui 4 punti da questa parte, dei 7, questo è l'archetto in cui lavoriamo 7 mezzi punti alti e un punto basso, contiamo 4 punti, 1, 2, 3, 4, sul quarto da davanti entriamo, portiamo fuori l'asola e completiamo la ripetizione lavorando i punti che mancano. 4, 5, 6, 7. Proseguiamo lavorando 2 mezzi punti alti e un punto basso, il punto basso per unire i due petali, un punto basso e 2 mezzi punti alti, uniamo questi due petali come abbiamo imparato e poi cominciamo nel prossimo archetto la ripetizione di 7 mezzi punti alti. Ne lavoriamo 4, 1, 2, 3, 4 e agganciamo il petalo del fiore che vogliamo agganciare. Qui abbiamo agganciato questo petalo nel pippiolino e nell'archetto laterale. Abbiamo completato questo petalo, abbiamo iniziato il prossimo petalo, l'abbiamo agganciato al precedente, abbiamo lavorato 4 mezzi punti alti e adesso agganciamo
il petalo della mattonella di fianco. Anche qui contiamo 4 punti, 1, 2, 3, 4 e agganciamo. E proseguiamo. 5, 6, 7, un punto basso, passiamo all'archetto centrale, un punto basso, 2 mezzi punti alti e lavoriamo il pippiolino, una catenella, prendiamo il pippiolino del petalo che vogliamo agganciare, rovescio con rovescio, un punto basso che per noi conta come seconda catenella del pippiolino, lavoriamo un'altra catenella e chiudiamo il pippiolino con il punto bassissimo e proseguiamo il giro normalmente. E in questo modo agganciamo i fiori tra loro, agganciando 2 petali. Agganciando i fiori, come abbiamo visto, possiamo creare una striscia di fiori, ma se io volessi agganciare un fiore in questa posizione, cioè agganciare un fiore così, i punti da agganciare sono sempre gli stessi. Però questa volta, anziché collegare solo 2 petali tra loro, ne dobbiamo collegare 3 di questo fiore che vogliamo agganciare. Quindi, mentre lavoriamo il contorno di questo fiore, lavoriamo, poi agganciamo questo pippiolino, agganciamo i punti qui, questo pippiolino a questi 2 pippiolini e quando dobbiamo agganciare un pippiolino a 2 pippiolini già agganciati, lo agganciamo puntando al centro e qui lavoriamo un punto basso, poi agganciamo questi 2 punti e questo pippiolino e completiamo il giro. E in questo modo possiamo agganciare tra loro tutte le mattonelle che vogliamo per creare la forma che vogliamo. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questo schema vi piaccia. Io l'ho pensato per un progetto specifico che però non so se avrò il tempo di realizzare e quindi, siccome mi dispiaceva non farvi vedere questo schema, ho pensato di fare comunque il tutorial del fiore e di come unire i fiori tra loro e di lasciare a voi libero sfogo alla fantasia per creare cose meravigliose con questo schema. Quindi diciamo che io so cosa vorrei farci, ma mi piacerebbe tanto, come sempre, sapere qual è l'ispirazione che vi dà questo schema e quindi cosa fareste voi con questi fiori mattonella. Scrivetemelo in un bel messaggio qui sotto il video oppure regalatemi il vostro like se vi è piaciuto questo tutorial. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita fino alla fine, ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!